Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Come potete vedere alla mia sinistra, oggi sarà un video unboxing. Per la precisione andremo ad aprire questa bellissima friggitrice ad aria della Philips, eletta tra l'altro Best Friggitrice dell'anno, per cui non vedo l'ora di aprirla, leggere il funzionamento, ma soprattutto di fare la mia prima frittura con l'Air Technology. Funzionerà, ma soprattutto le patatine saranno croccanti come una vera frittura? Lo scoprirete in questo video. Andiamo subito ad aprirlo. Tra l'altro vi svelo che l'ho comprata con una super offerta a tempo Amazon. Infatti questo modello costerebbe 269 euro e io l'ho pagata solo 159, bensì 100 euro in meno. Era da tempo che volevo comprare una top friggitrice ad aria XL e questa offerta era veramente troppo conveniente per non approfittarne. Comunque, se volete approfittare anche voi di questa mega offerta da 100 euro, vi ho lasciato il link della friggitrice in descrizione. Comunque, bando alle ciance e andiamo a estrarre la nostra poderosissima friggitrice. Oh, guardate che bella! E tra l'altro dal peso è veramente molto massiccia, per cui deve essere potentissima. Vi elenco subito alcune delle sue caratteristiche tecniche e dopo andremo subito a testarla friggendo un piatto di patatine. Ha una potenza di 1900 watt, capacità di carico del cestello di 1,2 kg. Eccolo qua, guardate che grande! Infatti questo modello della Philips è l'XL, che ha il cestello più grande rispetto alla versione normale. Premendo questo tasto all'interno del manico, voi estraerete il vostro cestello. Ed è comodissimo perché così potete mettere questo cestello direttamente in lavastoviglie dopo aver fatto la vostra frittura. E dopo che l'avrete lavato, schiacciando sempre questo tasto, in un secondo si rinfilerà direttamente nella vostra base. Dentro la confezione troverete anche questo utilissimo manuale di istruzioni. Noto subito con piacere che tra le lingue di questo manuale, come vedete, c'è anche l'italiano. Nella prima parte viene spiegato il funzionamento e come settare la nostra friggitrice. Procedendo col manuale, come potete vedere, sono state inserite alcune ricette che possono essere fatte con questa friggitrice. Quello che andremo a fare noi dopo è esattamente questa, ossia fare delle patatine fritte ad aria invece che con l'olio. Proseguendo col manuale, come vedete ci sono altre ricette. Qua ci sono le cosce di pollo, oppure questi buonissimi muffin al pan di zenzero. Come vedete ci sono tantissime ricette e in più Philips ha creato proprio un'app in cui ha inserito tutte le ricette che si possono fare con questa friggitrice. Ma la cosa bella è che si aggiorna settimanalmente, quindi utilizzando questa utilissima app cercherete il cibo che vorrete friggere, dopodiché troverete tutte le istruzioni che vi occorrono per preparare il piatto che avete scelto, ossia la temperatura e il tempo di cottura. Eccoci qua, come vedete mi sono spostato in cucina, qua c'è la nostra friggitrice e ora andiamo a preparare le nostre patatine fritte ad aria. Per fare questa semplicissima ricetta occorrono delle patatine che potete tagliare a mano oppure prenderle come me, già surgelate e tagliate, un cucchiaio d'olio d'oliva e un pizzico di sale. E ora iniziamo subito e vi mostro come vanno preparate le patate prima di mettere nella friggitrice ad aria. Come prima cosa andiamo a pesare le nostre patate, a noi ce ne servono 200 grammi, vediamo, ne manca ancora 22. Dopodiché le andiamo a sistemare in un piatto da pizza molto largo, così dopo riusciremo a umettare ogni singola patatina. Prendiamo un cucchiaio da cucina e lo riempiamo completamente con l'olio extravergine d'oliva e dopodiché spargiamo sopra le nostre patatine tutto l'olio che abbiamo versato sul cucchiaio. E ora, prima di cuocerle, dobbiamo spalmare con le mani in maniera omogenea tutte le singole patate. E quest'olio qua, ossia solo un cucchiaino, sarà sufficiente per fare la nostra frittura d'aria. Come vedete tutte le patatine sono state umettate con l'olio. E ora non ci rimane che programmare la nostra friggitrice. Per accenderla basta semplicemente schiacciare il nostro tasto on off. Come vedete si è accesa. Leggendo la ricetta che mi è stata data da Philips, per cuocere le patatine occorre una temperatura di 185 gradi per una durata di cottura di 11 minuti. Quindi selezioniamo questo tastino qua in alto a sinistra che, come vedete dall'immagine, contiene sia la temperatura che il tempo. Quindi premiamo. Dopodiché qua andiamo a selezionare il tempo, mettiamo 11 minuti. Fatto. Schiacciamo di nuovo e ci verrà la temperatura. Andiamo a aumentare di 5 gradi la temperatura, inseriamo nel cestello tutte le patatine che abbiamo preparato, così, e le spargiamo ovviamente in maniera che non si accavallino. Inseriamo il tutto nella friggitrice e ora basta semplicemente premere il tasto play per iniziare la nostra cottura. Siete pronti? 3, 2, 1, via! Come sentite dalla ventola è partita, dopodiché quando mancheranno 5 minuti metteremo in pausa la friggitrice, estrarremo le nostre patatine, le mescoleremo, le saleremo e poi le rimetteremo dentro per gli ultimi 5 minuti di cottura. Intanto che si cuociono andiamo a preparare la nostra teglia dove versare tutte le patatine una volta che saranno cotte. La cosa bella delle friggitrici ad aria, potete benissimo friggere senza dover aprire le finestre o aver paura di chiudere le porte, perché non lascia assolutamente odore di fritto per la casa. Mettiamo anche il secondo strato. Teglia preparata, fra un minuto andiamo a estrarre le patatine, le saliamo, le mescoliamo e poi le rimettiamo per gli ultimi 5 minuti. Come vedete
vedete siamo arrivati a 5 minuti, mettiamo in pausa, diamo una mescolata così rimangono uniformi come cottura, un pizzico di sale e la rimettiamo nella friggitrice per gli ultimi 5 minuti. Per farla ripartire basta semplicemente rischiacciare il tasto play. Come sentite dalla ventola è già ripartita, dopodiché quando mancherà un minuto farà il conteggio, il countdown, e voi vedrete 59, 58, 57 fino a quando raggiungerà lo 0, e quando arriverà alla fine cottura vi avviserà con un segnale acustico e si autospegnerà completamente in maniera automatica. Come avete visto è un attrezzo molto sicuro e può essere benissimo usato da tutta la famiglia. Avete visto? Ha fatto il segnale e si è spenta da sola. Allora siete curiosi di vedere come sono venute? Adesso estraggo il cestello e ve le mostro subito. Guardate che belle! Le ha fitte veramente da Dio, sembrano proprio fatte con la frittura classica e tra l'altro sono croccantissime, come vedete non sono morbide, guardate che belle! Vedete, anche se tento di piegarla, come vedete rimane esattamente dritta. Mi dispiace un sacco che dal video potete vedere ma non potete sentire quanto sono croccanti. Veramente, questa friggitrice è una bomba. Frigge come se fosse una frittura normale, non sparge odori per la casa, assolutamente inodore, è facilissima da pulire perché basta estrarre il cestello e metterlo in lavastoviglie. Ci fa anche risparmiare perché per friggere utilizziamo solo un cucchiaino d'olio invece che riempire la solita metà pentola. Preserva anche l'ambiente perché con questo tipo di frittura non avremo l'olio fritto residuo da dover smaltire. In più, la cosa più importante, come ciliegina sulla torta, questo tipo di frittura è molto di più salutare rispetto alla classica frittura. Detto questo, spero che questo video tutorial sulla friggitrice Philips XL vi sia stato utile. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, se vi siete innamorati con me di questa friggitrice vi ricordo che vi ho lasciato il link in descrizione. Spero veramente che quando vedrete questo video sia ancora attiva l'offerta, così nel caso foste interessati risparmierete tantissimo sull'acquisto. Sempre in descrizione vi ho lasciato tutti i canali Telegram a cui sono iscritto, tecnologia, games e fitness, al cui interno vengono pubblicate quotidianamente un sacco di offerte a tempo Amazon, per cui vi consiglio di andarci a vedere, il mio profilo Instagram, la mia pagina Facebook dove pubblico tutte le mie creazioni cosplay, i miei servizi preferiti che sto attualmente utilizzando come Amazon Prime e il conto Hype. Tra l'altro col conto Hype, se cliccate nel link e vi fate un conto che è quello che uso io per fare gli acquisti online e per ricevere i pagamenti da YouTube, se inserite il codice SUPER avrete anche un buono iniziale fino a 25 euro. Siamo arrivati alla fine anche oggi, un saluto da Luca Taki e la nostra super friggitrice, ci vediamo al prossimo video che per la precisione uscirà lunedì prossimo. Ciao!